Buon pomeriggio e ben ritrovati su Hablemos de Calcio per il post partita di Lecce-Napoli, match terminato con la vittoria per 4-0 degli ospiti. Dal Napoli arrivano conferme su quanto visto nella precedente partita con l'Udinese. Certo, non c'è stato forse eh, quella stessa aggressività che abbiamo visto contro i friulani, ma era una partita comunque tatticamente diversa. Infatti il Lecce ha fatto una partita sicuramente più accorta, ha giocato basso, cercando di coprire bene ogni zona del campo. Diciamo che è stata una partita impostata tatticamente un po' come ha fatto Thiago Motta con il Bologna, quindi va bene così. C'è ben poco da criticare alla prestazione del Napoli. Ottima secondo me la gestione delle energie, anche perché a Lecce faceva caldo, si è giocato nel primo pomeriggio e il Napoli ha cercato di tenere i ritmi bassi quando serviva e accelerare quando era necessario, quindi davvero nulla da ridire da questo punto di vista. Energie gestite anche con un turnover diciamo ben pensato, ha sorpreso un po' tutti la partenza dalla panchina di Osimhen. Naturalmente la scelta non è dovuta alla polemica in corso con la società per il famoso e famigerato video pubblicato su TikTok, ma una scelta precisa perché il prossimo avversario si chiama Real Madrid e diciamo che Garcia ha cercato di preservare al meglio le energie dei suoi calciatori anche poi con i cambi nel corso della partita. Anzi, forse il nigeriano è entrato anche prima del previsto, probabilmente per la munizione che ha preso il Ciolito Simeone. C'è poi la questione come dire, dell'esultanza. Osimhen continua ad essere piuttosto freddo nonostante sia andato in gol. Eh, Non ha voluto tirare il calcio di rigore. Io non penso che non abbia tirato per una questione di generosità. I motivi sono altri secondo me. Ora, o non se la sente più di prendersi questa responsabilità dopo l'errore di Bologna e le critiche che ne sono scaturite, critiche che poi hanno portato, tornando di nuovo al video su TikTok, comunque non so, non penso che lo rivedremo dal dischetto prossimamente, a meno che non cambi qualcosa. Ehm, Bene la difesa che giocato alta con Ostigat che è andato in gol su un'autentica pennellata di Zielinski, sicuramente da apprezzare il terzo tempo del difensore. Dicevo, difesa che ha giocato alta, ottima coppia con Nathan che comunque devo fare un piccolo appunto. Secondo me non ha chiuso bene su un tiro di Pongracic che è finito fuori perché insomma perché lì non si è trovato un attaccante, un esperto, uno che sa come muoversi in area di rigore, ma altrimenti sarebbe potuto essere gol. Ma vabbè, questi sono piccoli nei che magari in una partita con Real Madrid non ti perdonano, ma quindi cerchiamo di essere un po' più concentrati da questo punto di vista. Da segnalare poi l'impegno di Kvaratskhelia, che non si è visto che i soliti dribbling, ma ha fatto una partita di grande sacrificio. Lo abbiamo visto tornare spesso in difesa, ma questa è una cosa che sta facendo da inizio dell'anno, di inizio campionato, soltanto che prima forse non si apprezzava appieno perché per una condizione fisica non ancora a top. Spendiamo due parole su Lecce che come detto ha giocato bene, ha fatto una partita attenta, giocando al massimo secondo me delle sue possibilità. Probabilmente è mancata l'aggressione che serviva contro una squadra come il Napoli, ma ad aversi scelto una tattica probabilmente troppo più rinunciataria del necessario. Ha cercato di limitare i danni, ma alla fine, visto il risultato, le cose non sono andate come sperava. Ha cercato di bloccare soprattutto Lobotka. A turno ho visto Ramadani e Blin che accorciavano sul centrocampista del Napoli, soprattutto nel primo tempo. Poi non so, credo comunque anche dopo i cambi comunque che Lecce è un po' calato fisicamente, ma ripeto, faceva pure caldo.
Per il resto credo non ci sia null'altro da aggiungere. Ricordiamo il gol di Gaetano, complimenti a lui, che è un calciatore napoletano, fa sempre piacere quando segna un giovane che ha fatto la gavetta con le squadre giovanili, quindi complimenti a lui per il gol. Non ho altro da aggiungere, voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, magari cosa vi aspettate per il prossimo incontro con il Real Madrid, magari realizzerò un video in merito, vedremo. Eh, Iscrivetevi al canale, non dimenticate il like. Noi ci vediamo la prossima volta.